Grazie è di finita! cuore. Sì! Finisce qui! L'Inter passa a Verona! Verona 1, Inter 2, una vittoria sporca e pesantissima, una vittoria sporca e pesantissima che ci siamo andati a prendere nel finale con un pizzico di fortuna, ma è quel pizzico di fortuna che bisogna andarsi a prendere in una partita in cui ero rimasto deluso dal fatto che l'Inter poteva aggredirla, poteva andare a vincerla prima e poteva chiuderla con più calma, invece l'abbiamo dovuta vincere così, sporca, all'ultimo minuto, con un autogol. È una di quelle partite, è una di quelle vittorie che possono segnare un momento di svolta, che può esserci un prima e un dopo. E quindi bene così, con tante cose da migliorare, con tante cose da analizzare, ma queste partite fanno parte del percorso contro un Verona che l'avevo detto già prima dell'inizio della partita. Attenzione, perché questo Verona, chi non guarda le partite, chi non fa un minimo di approfondimento dirà però è solo terzultimo, però il Verona, però questo. Il Verona, ragazzi, ha in questo campionato ottenuto molto meno di quello che meriterebbe, quindi complimenti al Verona perché è una buonissima squadra con tanti giocatori interessanti, una squadra allenata molto bene, che sicuramente ha approfittato anche del campo pesantissimo che inibisce la qualità di un Inter che ci ha provato con il gioco, ma è un Verona di valore che ha messo in difficoltà il Verona, la Roma, meritava probabilmente di vincere con la Roma, meritava probabilmente contro la Juventus, ha fermato altre squadre, ha ottenuto meno di quello che meritava, oggi stava per strappare un punto pesantissimo contro un Inter che è partita bene, si è seduta troppo, questa cosa mi ha fatto innervosire, si è seduta troppo dopo il gol del vantaggio e poi ha subito un gol che ha complicato tantissimo la partita. Nel secondo tempo, l'abbiamo detto, almeno portare a casa la vittoria sporca darebbe un messaggio importante, di una vittoria che nel primo tempo meritavi di più rispetto al secondo dove è stato un gioco sterile e poco incisivo, e oggi finalmente però Simo ha girato bene, ha girato dalla parte giusta, diciamolo. Sì, perché poi facendo la conta dei tiri e delle occasioni, soprattutto nel primo tempo, è una vittoria anche meritata. Per come è andata, cioè guardando la partita, per quello che si è visto, mi metto nei panni di un tifoso del Verona, rosico pesantemente di non aver portato a casa almeno un punto, perché il Verona ha fatto davvero una bellissima partita e nel finale tra l'altro ha avuto anche quell'occasione che poi per fortuna era fuori gioco, però per un attimo abbiamo anche temuto su un 3-2 in ripartenza, quindi però è anche fondamentale, l'abbiamo detto più o meno all'inizio della ripresa, vincere anche queste partite. L'importante è che non diventi un'abitudine, però se diventano quegli episodi che ogni tanto ti possono capitare, è molto più importante essere riuscito a vincerla comunque, portare a casa i 3 punti, che non, secondo me, diciamo la preoccupazione del capire come. Lo diventa se diventa un'abitudine, però se succede una volta ogni tanto è fondamentale in qualche modo vincere, perché se poi alla fine arrivi a certi risultati di queste partite non ti ricordi più, però sul momento fa tutta la differenza del mondo portare a casa questi 2 punti aggiuntivi. Quindi sono contento che l'Inter comunque non abbia mai smesso, ci abbia provato fino in fondo con un po' di, diciamo, di confusione, però ci può anche stare e quindi va benissimo così. Per oggi va benissimo così. Anche perché intanto che ci sia di nuovo contro il Verona una partita di questo tipo, qualcuno lo può interpretare in maniera molto simbolica. Altre partite col Verona le abbiamo vinte così. Altra considerazione, Simo, io mi unisco a quello che dicevi tu, sono molte di più le partite in cui l'Inter fin qua ha ottenuto meno di quello che meritava, cioè come il Verona oggi, in classifica ha meno di quello che meritava, anche l'Inter in altre partite ha ottenuto meno di quello che meritava, quindi il problema è se, come dici tu, questa cosa si ripete. Per il momento questo è un caso abbastanza isolato di una partita che l'Inter vince in questa maniera sporca, e di sicuro da questa partita qui rispetto ad altre sono meno le notizie positive da prendersi, sinceramente. Ci prendiamo il risultato e non molto altro. Ci prendiamo il grande gol di Zelinski, che ha fatto un grandissimo gol, veramente bellissimo. Mi è piaciuto molto. Al quinto minuto avevo detto, mi ha dato delle buone, al quinto minuto letteralmente ho detto, Zelinski mi ha dato delle buone vibrazioni, secondo me fa una buona partita. Ecco, fa un grandissimo gol sfruttando il calcio piazzato. Poi secondo me in fase difensiva non ha aiutato moltissimo, tant'è che l'Inter soffre soprattutto da quel lato lì, dove Bastoni si fa un po' fregare da Giovane, che fa un grande gol su cui Sommer ha delle responsabilità, ma lì era già da qualche minuto che l'Inter si era un po' seduta sul vantaggio per 1-0. Secondo tempo il Verona entra più aggressivo, prova ad alzare la linea di pressione, prova ad attaccare e ad aggredire di più. Noi, secondo me, non ne approfittiamo abbastanza.
I cambi sulla carta per me hanno una logica molto corretta, i cambi scelti da Christian Chivu. Che cosa hanno prodotto però? La possibilità al Verona di abbassarsi con tantissima densità in area di rigore, tutta questa densità che noi stiamo cercando di aggirare con tanti cross per Pio Esposito, soprattutto, che è il nostro miglior colpitore di testa tra gli attaccanti, che hanno generato un paio di occasioni ma niente di clamoroso. Tutto questo assalto che c'è stato da parte dell'Inter, con un possesso palla che ha sfiorato l'80%, comunque non ha generato occasioni a valanga come ci si aspetterebbe, per merito anche di un Verona che comunque ci ha messo dentro tantissimo. Quindi ti chiedo, Simo, mentre poi tra poco leggo le super chat che sono rimaste qui in sospeso, se mi fai una tua distinzione tra intanto le cose positive che ci prendiamo da questa partita, che sono forse un pochino di meno, e poi quelle negative su cui migliorare, ecco, soprattutto. Quelle negative è abbastanza semplice. Intanto i gol subiti, continuiamo. L'Inter purtroppo continua ad essere una squadra che in tante partite si vede capitalizzate le poche occasioni che concede. Anche oggi il Verona di fatto fa un tiro, no vabbè, ne fa due, perché poi c'è anche il palo di Orban, però l'occasione proprio piena e grande è quella del gol. E lì ti fanno un tiro importante. Infatti vedo adesso anche le statistiche, ti rimporta del Verona 2, uno è il gol e l'altro non lo ricordo, ma non mi sembrava nulla di clamoroso perché non ricordo grandi parate di Sommer, e lì bisogna migliorare, perché comunque fare partite in cui non concedi letteralmente nulla è molto difficile anche contro queste squadre. Se alle prime occasioni cominci subito a prendere gol, diventa un problema, e qui secondo me è una responsabilità condivisa nell'azione specifica di oggi fra un pezzo di centrocampo, Bastoni e Sommer, proprio a livello cronologico dico, prima il centrocampo che lascia ricevere Orban da solo, poi Bastoni che non chiude bene su Giovane, e poi Sommer che forse può fare anche un pochino di più. E questo è fondamentale in generale, perché lo diciamo e lo dico da inizio stagione, l'Inter di gol ne farà sempre tanti, ma è sempre la fase della partita. Ci sono, sì. È sempre la fase difensiva che cambia le partite, che cambia i campionati fondamentalmente, quindi questo va sicuramente gestito, ma nel più breve tempo possibile, perché siamo già a novembre, non si può aspettare oltre. E poi questo fatto che di fatto l'Inter oggi ha giocato 20 minuti in cui ha creato 5-6 palle gol oltre al gol realizzato, quindi comunque ha fatto delle cose, però 20 minuti su 90 non bastano, è molto difficile vincere partite in cui giochi 20 minuti su 90 anche contro squadre così inferiori a te. Quindi non so se sia anche una questione fisica, perché magari comunque siamo al secondo ciclo di partita ogni 3 giorni e così via, può essere anche quello, però l'Inter oggi si è visto al 20° si è seduta, e poi anche nella ripresa, anche dopo il gol subito, che era quasi alla fine del primo tempo, non è riuscita a riaccelerare, secondo me. Io non ho mai percepito questa cosa. Di positivo oggi ti direi sicuramente la fame di aversi provato fino in fondo, anche se oggi è stata molto, cioè il gol del 2-1 oggi è veramente pura fortuna, perché di fatto non... Sì, era un cross, però non era un'occasione, diciamo, che il difensore si lancia per murare un tiro che finisce in porta e se la butta in porta da solo. Cioè è nato letteralmente dal nulla questo gol. Al tempo stesso io la metto in un'altra chiave, nel senso che nelle poche indicazioni positive io me ne prendo una molto grossa, nel senso che l'anno scorso il Napoli ci ha vinto uno scudetto con tante partite così. Questa dell'Inter resta una partita isolata. Come diceva giustamente qualcuno in chat, come scriveva per esempio Claudio, scusa, ma non si possono dominare tutte le partite anche perché c'è sempre un avversario. Infatti questo è proprio il mio mantra. Claudio, hai sottolineato quello che ribadisco sempre, nel senso che nessuno fa mai i conti con l'avversario, soprattutto, secondo me un tema sottovalutato, è che questa era la terza partita settimanale. È vero che anche il Verona ha avuto l'infrasettimanale, ma l'Inter rispetto al Verona gioca anche la Champions, quindi quella di oggi per l'Inter è una partita che arriva alla fine di un miniciclo di gare, tutte ravvicinate, che stanno portando via tante energie, che inevitabilmente hanno creato delle difficoltà a questa squadra, su un campo molto difficile come quello di Verona, che ha messo in difficoltà tutti, e soprattutto che è stato reso molto pesante anche dalla tanta pioggia, che ripeto, c'era per tutti e due la pioggia, ma per chi prova a creare e a generare gioco, chiaramente è un problema in più, soprattutto per una squadra qualitativa come l'Inter, piuttosto che una squadra come il Verona che invece doveva distruggere il gioco. Quindi secondo me, come abbiamo detto e ribadisco, il problema sarebbe se l'Inter dovesse fare 3-4 partite consecutive così, 5 partite consecutive così. Questa è letteralmente la prima partita che l'Inter fa così, tra virgolette, sporca,
e comunque la fa dominando l'80% di possesso palla circa, un po' sterile davanti, ma nel secondo tempo, perché nel primo, tra l'occasione di Zielinski, tra tutto l'elenco di occasioni che ha fatto Simone, l'occasione di Lautaro, la doppia occasione al 25esimo minuto pure, e le varie opportunità generate dall'Inter, ci sono state anche le azioni da parte dell'Inter. Leggo un paio di super chat e poi ci sono dei commenti che dobbiamo secondo me analizzare velocemente. Paolo che ci aveva salutato dalle Filippine, ci aveva fatto accendere nel momento giusto. Carmela che scriveva funzionato il colpo di vento, diciamo così, grazie Carmela. Daniele, grazie di cuore, dice il mio cuore è pieno d'amore ed esplode la gioia. Grande, questo è un messaggio d'amore del nostro Daniele dalla chat. Frost Knight, 9 mesi con noi, Sanculino è passato dalla nostra parte, era ora, però è anche andata a cercarsela l'Inter, il Sanculino secondo me. Armando, che Verona sia come 2 anni fa e fu scudetto, speriamo. Tra l'altro anche lì con le polemiche che c'erano state per Bastoni Duda, questa volta ci sono discussioni su Bissek che tra poco il nostro Simone smonterà. Giovanni, l'importante era vincere, ma che fatica ragazzi. Grazie Giovanni Torrisi. Massimil, grazie mille, grande Letizia, manda anche la prossima volta la nostra Letizia che ha mandato la super chat proprio nel momento esatto del gol, quindi è stata provvidenziale. Dario, oggi c'è andata di Coulomb, è mancato Lautaro prestazione opaca e dir poco, visto che siamo in periodo di Halloween, come si dice, no? È ectoplasmatica, come diciamo tante volte. Adesso ne parliamo. E finalmente una vittoria sporca, ma male Sommer, qualche responsabilità anche Sommer sul gol, ma in generale secondo me tutta la fase difensiva, anche a livello di supporto del centrocampo, non benissimo. One with the Sun, di corto muso sporco, ma va bene così. Grazie di cuore, One with the Sun, grandissimo. Audentes Fortuna Juvat, giustamente dice il nostro Dottor Tot, 7 tiri a 22, e tra l'altro il Verona tutti i tiri li ha fatti nel primo tempo, nel secondo ha rinunciato praticamente a giocare o quasi. Davide, grazie di cuore per l'abbonamento, grazie Davide per il super supporto con l'abbonamento. Jan, buongiorno, finalmente un po' di fortuna anche per noi e ce la meritiamo, quindi lanciamo l'hashtag, bravo Jan. Simo, ti chiedo, intanto Michele ci chiede, sono interista, per quale motivo Bissek non è stato espulso, ha toccato la palla? No, non è stato espulso semplicemente perché la casistica dell'episodio ipotetica era quella del Dogso, cioè della chiara occasione da rete, che però prevede 4 criteri e attenzione, non devono essere presenti 1 su 4, devono essere presenti 4. I 4 criteri sono, ve li leggo dal regolamento, la distanza tra il punto in cui è stata commessa l'infrazione e la porta, il fallo è stato a centrocampo, quindi distanza molto ampia, la direzione generale dell'azione di gioco, poco prima di commettere fallo il giocatore di subire il fallo, anzi il giocatore del Verona si allunga il pallone e se lo allarga tutto sulla destra, quindi stava andando praticamente verso il fallo laterale, la probabilità di mantenere o guadagnare il controllo del pallone, e qui c'era un nostro centrocampista che stava rientrando, quindi bisogna capire intanto se l'avrebbe salvata prima che il pallone potesse finire in fallo laterale, l'attaccante del Verona, e se Cialanoglu dovesse, nel caso, fosse riuscito a raggiungerlo. E l'ultimo, la posizione e il numero dei difendenti, anche qui c'è di mezzo un altro centrocampista dell'Inter che stava rientrando. Quindi si può avere magari il dubbio sulle ultime 2, di certo non sulle prime 2. Quindi cartellino giallo giustissimo. Se trovate persone sui social o anche dal vivo che vi dicono era rosso, diteli che basta andare su internet e scrivere regolamento G-Uoco del calcio, c'è il PDF, pagina 97, si leggono i 4 criteri e capiscono la situazione. Se insistono, sono semplicemente in malafede, non ci sono altre alternative. Ma infatti il mio consiglio, ragazzi, sarebbe nemmeno di andare a commentare, perché chi scrive questa cosa lo fa palesemente per avere interazioni e tirar su 2 lire, quindi lo faranno sulla base dei vostri commenti. Non date questa soddisfazione, non abboccate, perché lo sanno che, o almeno, vabbè, gli analfabeti li lasciamo perdere, però gran parte di quelli che scriveranno sanno che il regolamento è così e cercano solo di attrarre le vostre interazioni. Giuseppe ci dà l'assist per l'ultimo tema di questa clip, poi dopo ne parleremo a parte di tutte le altre cose. Lorenzo, mi spieghi perché Lautaro deve giocare sempre, pure se gioca male lo lascia sempre in campo, oppure me lo spiega Simone? Simo, lo chiedo anche a te, nel senso, parliamo delle prestazioni dei singoli, abbiamo parlato delle cose positive che secondo me sono state in questa partita, tra le quali per me anche Bissek centrale ancora una volta ha fatto una partita abbastanza attenta, ma il Verona ha totalmente rinunciato a giocare. Poi Chivu giustamente va a mettere Bissek a destra spostando Kanji centrale quando Bissek è stato ammonito perché non devo rischiare più l'espulsione
e mi serve comunque un difensore più veloce al centro, quindi questa è un po' la scelta. Non mi ha convinto la scelta di mettere Frattesi solo negli ultimi 5 minuti, e comunque Frattesi in 4 minuti, 5 quello che ha giocato, ha generato 2 occasioni, quindi lui crea sempre qualcosa, come mi piace dire. Lautaro Martinez oggi per me è male, sinceramente si è visto molto poco, comunque più di Bonni, che nel primo tempo ha toccato 15 palloni, Lautaro almeno ne ha toccati 23, però Lautaro ha sbagliato molto anche negli appoggi, nelle giocate, e in generale è la seconda partita di fila in cui gli attaccanti vengono molto isolati. Secondo me siamo stati un pochino letti nel modo in cui l'Inter cerca di giocare molto per vie centrali. Nel primo tempo l'abbiamo fatto con più qualità, con Zielinski e Sucic che si inserivano bene sulla tre quarti, e Zielinski ha fatto bene con qualità, mancando un po' secondo me in fase di copertura, che è una sua lacuna che conosciamo. Sucic nel secondo tempo è calato secondo me, con un retropassaggio sull'ammonizione di Bissek che è stato veramente da mani nei capelli, da horror. E Lautaro secondo me gioca perché comunque sia, a livello di critiche e del fatto che sicuramente è stanco in questo momento, non segna dall'Union Saint-Gilloise il 21 ottobre, in campionato non segna dal 4 ottobre, resta però il capocannoniere dell'Inter, il capitano, il miglior attaccante dell'Inter, quindi Chivu pensa che un giocatore così ti possa trovare la fiammata rispetto ad un Bonni che comunque è stato ectoplasmatico anche lui e ha sicuramente meno esperienza, quindi io la interpreto così questa scelta. Detto questo, Thuram è fuori, più Esposito è entrato, Bonni stava facendo poco, è normale secondo me che un allenatore dica il mio miglior attaccante, uno dei top marcatori della storia dell'Inter, se posso lo tengo in campo. Cioè, capisco che Lautaro è un giocatore che divide, ma poi vabbè, è sempre una minoranza rumorosa secondo me. Credo che mercoledì contro il Kairat non giocherà, come è giusto che sia, e rifiati. Thuram non c'è, anche qui si dice Lautaro è fermo da un mese, vabbè, 2 gol li ha fatti, e Thuram è assente, quindi il discorso rimane lì. Comunque Lautaro fa giocare la squadra, anche se oggi è stata una prestazione negativa, purtroppo, o comunque non esaltante. Ha bisogno di riposare, spero che mercoledì non giochi, spero che venga fatto rifiatare. A me non ha fatto impazzire nemmeno Carlos Augusto. Bastoni ha fatto vedere tante cose buone in proiezione offensiva, un pochino meno bene dietro, soprattutto sul gol. Sommer ha delle responsabilità sul gol, Luis Enrique a destra decisamente troppo timido in questo momento. Queste sono un po' le mie valutazioni sui singoli. Simo, lascio a te per chiudere la clip. No, beh, hai detto tutto. Alla fine su Lautaro il tema eventualmente poteva essere il fatto di averlo impiegato da titolare. Allora lì poteva esserci, diciamo, l'opportunità di lanciare Pio. Una volta che lo devi scegliere chi togliere, sia lui che Bonni stavano facendo molto male. Poi, visto che devi provare a vincere una partita del genere, posso capire che l'idea sia, se proprio devo rinunciare a uno dei due, tengo dentro Lautaro. Non mi sembra una cosa così folle. Il tema, semmai, ripeto, poteva essere dall'inizio, provo a giocare con Pio, che comunque ha delle caratteristiche anche diverse, però la scelta è stata diversa. Sugli altri io penso che... Lautaro comunque sì, cioè, Come? Perché... No, sto leggendo delle cose su Lautaro, cioè anche l'altro giorno, sì, con la Fiorentina una partita così, 2 assist comunque. Ha una marcia, è un giocatore da cui deve partire l'Inter, secondo me. Dite un po' quello. In corso, ripeto, è normale che... Cioè, io ho detto sul momento io toglierei Lautaro perché mi sembrava quello un po' più in difficoltà in generale, però non è che se scegli di lasciarlo in campo e hai un cambio solo sia uno scandalo. Cioè, anzi, mi sembra piuttosto logico. L'unica cosa che non ho capito in generale è stato, come ho detto anche sul momento, il cambio di Frattesi troppo ritardato, più che altro perché in generale, tutti i cambi che arrivano dall'85esimo in poi, a meno che tu non lo faccia per spezzare il ritmo perché vuoi portare il risultato alla fine, non hanno molto senso. Poi lui è veramente bravo, che davvero gli basta mezza palla per creare qualcosa, ma in generale è un giocatore che entra a 5 minuti alla fine e fa una fatica incredibile a avere un impatto. Poi è stata anche una partita appesantita dal campo, da un Verona che comunque ha giocato bene. Anche qui il Verona sarà una squadra più debole dell'Inter, senza dubbio, però poi devi misurare la prestazione del momento, e il Verona ha fatto una grande partita, bisogna anche dirlo questo. Tant'è che se avessero vinto, alla fine, ripeto, l'Inter ha tirato di più e tutto quanto, ma non avrebbero rubato nemmeno loro, secondo me, perché per il tipo di spirito che ci hanno messo e di intensità potevano pure essere premiati con un pizzico di fortuna. Il calcio è questo, lo sappiamo. Nel caso specifico sono stati sfortunati perché invece sono stati colpiti da un autogol. Però hanno fatto una grande partita, possiamo anche dirlo, non è scandaloso e non è la prima che fanno. Quindi, voglio dire, si riconoscono anche i meriti degli avversari e un Inter che ogni tanto ti può anche piazzare la vittoria
un pochino più sporca. Abbiamo visto altre squadre farne un'abitudine, per ora per l'Inter non è un'abitudine. Semmai deve diventare un'abitudine il fatto di riuscire a vincere quelle poche partite in cui magari non riesce a dare al 100%, quello sì, e questa è una cosa che ci è mancata in tutti questi anni, quindi andrebbe benissimo in questo caso. Fateci sapere nei commenti anche la vostra opinione, vi aspettiamo su passioneinter.club per proseguire la discussione con tutti noi. Domani come sempre poi nuovo contenuto di analisi e di approfondimento con i dettagli e non solo. Ricordiamo, come dice anche Angelo, che ci sono gli avversari, ricordiamo che vi dovete iscrivere al canale se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, vi aspettiamo su passioneinter.club.